tutte le culture e per millenni, la natura è sempre stata considerata come la principale fonte di benessere e quindi di felicità. La terra era percepita come una creatura viva, che respirava, ricca di saggezza e celebrata come una dea. Gli antichi greci la chiamavano Gea, gli aborigeni australiani Kuna Pipi e i popoli andini Pachamama. Questi popoli così diversi tra loro non erano mai entrati in contatto, eppure tutti veneravano la madre terra allo stesso modo, perché riconoscevano i limiti dell'uomo al cospetto della natura. Poi, con la scienza e il progresso, abbiamo migliorato velocemente le nostre condizioni di vita, ma altrettanto velocemente abbiamo dimenticato il nostro ruolo originale nella natura, scavalcandola e cercando di sfruttarla a nostro piacimento. E allora mi sono chiesto, e se proprio quelle antiche civiltà che noi vediamo quasi come primitive sapessero meglio di noi cosa serve all'uomo per essere felice? E se fosse la natura quell'ingrediente essenziale che mi serve per trovare la mia ricetta della felicità? Così ho deciso di lasciare a casa ogni sorta di tecnologia, immergermi nella natura selvaggia e sopravvivere 3 giorni in una foresta boreale con Valeria Margherita Mosca, etnobotanica, ricercatrice ambientale e uno dei maggiori esperti al mondo di foraging, ossia la disciplina che studia le piante selvatiche edibili. Valeria è un vero archivio botanico vivente. Conosce tutte le piante e questo sarà preziosissimo sia per non morire di fame visto che non ci siamo portati nulla e sia per comprendere la vera connessione tra l'uomo e la natura. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Adesso entriamo nella foresta e mi raccomando, adesso devi cambiare un po' la tua forma mentis. Stiamo entrando in un habitat, in un ecosistema. Devi assolutamente imparare a non lasciare tracce e a vedere tutto come qualcosa da rispettare, ma soprattutto come una risorsa. Ok, non lascerò tracce. Ti giuro che non faccio un passo se non me lo dici tu. Ok, andiamo e iniziamo a capire quali risorse ci possono essere utili per sopravvivere durante questi 4 giorni. Ok. Attento perché i tronchi possono essere super scivolosi. Grazie. Con lo star magari sei in difficoltà. Lo so che non me le devo mettere, ma sono come un talismano, me le porto dappertutto. Quella è Gemma d'abete. che si mangia. Un po' dura. Buono. Io non mi vorrei lamentare subito, ma non mi sento più la schiena. Se ci fermiamo un attimo. No, perché non puoi assolutamente ragionare secondo i tuoi bisogni in questo momento. Abbiamo 3 missioni fondamentali per la nostra sopravvivenza stasera. Dobbiamo trovare un luogo dove costruire il rifugio e costruirlo. Dobbiamo assolutamente accendere un fuoco o moriremo di freddo e dobbiamo assolutamente raccogliere del cibo. Se no moriamo di fame. Esatto. E allora non ci fermiamo. Wow, è bellissimo qua. Sì, qua è meraviglioso. Ci fermiamo qua, è un posto perfetto. Dici tu. In realtà non solo per noi. Cioè? Cioè ci sono orsi di passaggio, credo che possano gradire tantissimo questa radura. Orsi. Sì. Allora, se arrivano, mi raccomando, non muoverti, non correre, non cercare di scappare, devi rimanere completamente immobile. Cioè, quindi se io lo vedo, devo restare così fermo. Ok, quanto è possibile che ci sia un orso qui? Gli orsi in quest'area sono di passaggio, quindi potremmo avere, diciamo, un 20% di possibilità. E allora perché proprio fermarci qui? Perché è bellissimo, credo che sia stupendo. Fermiamoci qui. Questo sembrerebbe perfetto da quello che ha detto la Vale. Questo albero? Sì. Allora, quindi tu adesso lo tieni alzato. Ehi,
Pensai fossi di città, ma sono un boscaiolo. È la prima volta che prendo in mano un'accetta in realtà. È più divertente del previsto, però bisogna stare attenti. Quanto si vede che sono un ragazzo di città. 2 colpi con l'ascia e mi sono spaccato la mano. Però non posso dire niente, se no faccio brutta figura. Io comunque mi aspetto che il lupo arrivi veramente da un momento all'altro. Guarda se è saldo, se no... Sto cominciando a sentire la fame io, Anch'io ho famissima, fra poco andiamo a raccogliere e poi ci facciamo una zuppa, che ne dici? Ho solo paura che stia diventando buio troppo in fretta. Metto l'ultimo? Vai. Com'è? Ti piace? Sono Prova a entrarci. sorpreso. Come ti senti? Direi che ci possiamo dormire Prova a benissimo. sdraiarti. Solo che il problema è che adesso dobbiamo andare a mangiare. Adesso dobbiamo andare a raccogliere, accendere il fuoco, Quante ore abbiamo cucinare. di luce? Una. Una, ce la facciamo? Sì, andiamo. Dai. La situazione in questo momento è che abbiamo appena finito di costruire il rifugio ed è venuto benissimo, è spettacolare. E adesso dobbiamo raccogliere tutte le piante, tutte le radici per cucinare. Quindi adesso la Vale sta andando a fare la spesa praticamente nella foresta. Wow! Cos'è? Questi sono fantastici, i licheni. Lichene islandico che è utilissimo per la nostra zuppa perché cambierà anche la texture. C'è dentro carreginina. Ma cos'è un lichene? Un lichene è una bellissima creatura, una simbiosi tra un'alga e un fungo. Sono buone? Buonissimi, sono di foresta. Ok. Li Li tieni tu? Sì. Ok. Acetosella dei boschi. Contiene acido ossalico Sì. ed è acida, sembra di mangiare limone. E quindi è buona la zuppa? Sì, darà un tocco alla nostra zuppa fantastico. Controlla se vedi i frutti, sono piccoli e sferici. Ok. E sarebbe fantastico aggiungerne qualcuno. Allora, vediamo se riesco a diventare un forager al volo. Io sto sempre pensando all'orso in realtà, però faccio finta di... Benissimo. Non so se si è sentito, ma la Vale ha detto che ci possono essere dei lupi, un branco di lupi. Quindi la bravura di un forager è anche la flessibilità, cioè l'inventiva nel, con quello che trovi nella foresta, cucini. Assolutamente, perché non possiamo prevedere quello che troveremo in natura, nella natura più selvaggia. Queste, signori, sono gemme di abete rosso e la punta è commestibile. È molto acidognola, Acidula? acidula. Sono le prime armi, sto imparando. E si fa un tè buonissimo, una tisana buonissima, vero? Sì, ma oggi le mettiamo anche nella zuppa. Raccogli quelle più morbide, ok? Sì. E anzi, la cosa figa di ho le mani impegnate. La cosa figa di queste è che sono 20 volte più ricche di vitamina C. Non esagerare, Giuseppe, circa 8 volte più ricche di vitamina C rispetto a un limone coltivato. Prendo io. Ok. Allora, per adesso questa è la nostra cena. Abbiamo trovato licheni, porca miseria, gemme di abete rosso e altre piante che non mi ricordo il nome. Comunque, questo è il tuo lavoro, cioè tu insegni alle persone a raccogliere le piante commestibili. Sì, è così, ma non solo, perché un forager deve assolutamente essere in grado anche di entrare nell'ambiente in maniera corretta, quindi il mio lavoro è anche quello di insegnare alle persone a riconoscere gli habitat e a entrarci in maniera rispettosa. Ti sto distraendo, vero o no? Un po'. Mi piacerebbe un sacco trovare un altro fungo Ok. e magari qualche erba in più. Perché chiaramente darebbe un sapore migliore, no? Sì,
Sì, vorrei fare un mix di sapori per farti capire quanto può essere buona questa zuppa selvatica. E quindi per questo urca miseria, vedi? Cioè, in un marciapiede in città questo non può succedere. Ok. Ma nella foresta è quasi avventato andare con una telecamera così. Per questo ti dico, siamo veramente capaci ancora di sopravvivere in un ambiente del genere? Io credo che in fondo non sia così difficile o così impossibile o sia una cosa così infattibile per la maggior parte delle persone. Credo che ovviamente ci siano diverse attitudini anche caratteriali o di intenti, ma se una persona fosse davvero convinta di cambiare, potrebbe davvero avvicinarsi e scoprire di esserne capace in poco tempo. Hai sentito un rumore strano? Anch'io. Sì, dietro di te. Un'altra cosa bella della foresta è che te la puoi godere, ma devi sempre stare allerta. Ok, sicuramente siamo osservati da tantissimi occhi in questo momento, sicuramente ci sono ungulati che ci guardano, cervi, caprioli, ci sono volpi che ci guardano, magari chissà anche qualche grande carnivoro. No, Vale, quelli È no. possibile, ma Quelli oggi sono in vacanza, non ci sono. Ma tu non hai mai paura nella foresta, Vale? no, io mi sento davvero super protetta nella foresta. Sì. Mi sento affascinata e protetta, è come sempre camminare davvero in una specie di luogo paradisiaco che mi dà tantissimo. Sai che adesso mentre camminiamo nella foresta tu stai respirando un sacco di sostanze che ti fanno benissimo. Sì. Beh, quindi non è una cavolata quella di farsi delle passeggiate nella foresta per rilassarsi. Ma no? assolutamente no, è una disciplina che in alcune aree del mondo, come ad esempio in Asia, viene considerata una vera e propria medicina, viene prescritta. Davvero? Certo, quando tu entri in un bosco o in una foresta, lo sai che la prima cosa che percepisci non è quell'olfatto, quella vista. Ma? Tu pensi che sia così, perché senti il profumo e vedi qualcosa di bellissimo o di inquietante, dipende da come la percepisci. La prima cosa che in realtà tu senti è ormonale, cioè tu senti i ferormoni emanati dagli insetti, alcune cose ormonali delle piante, quindi la tua prima reazione è chimica, ma tu non lo sai perché non riesci a comprenderlo. È una cosa fantastica. È fighissimo. Wow. Ma è sicuro cucinare con l'acqua del lago? Sì, basta bollirla. La andiamo a prendere, poi la bolliamo mentre cuciniamo la zuppa. Sì. E anche quella che poi dovremo bere la bolliamo prima e poi la conserviamo. Vamos. Vuoi, Vale? Sì, grazie. Grazie. Pronto? Allora, la zuppa è più o meno pronta da mettere sul fuoco, aspettiamo che si fa un po' di brace e poi la cuociamo. Adesso c'è freddo, eh? Sì, però è bellissimo. Sì, sì. Fa un profumo e ci vorrebbero le presine. Attento che scotta. Buon appetito. Buon appetito. Grazie mille, eh. Spero ti piaccia. Se non mi piace c'è un'opzione o No. no, e quindi wow, è super piace saporita. davvero? Te lo giuro. Buonissima, giuro, Sono felicissima che ti davvero davvero buona. piaccia. È fantastico il fatto che abbiamo appena raccolto questi ingredienti nella foresta e li abbiamo cucinati qua sul fuoco. Questo è il lusso per me
perché siamo qui, immersi nel verde, nella foresta, a mangiare una roba che abbiamo appena cucinato sul fuoco, sotto una stellata. Questo per me è il lusso. Sì, questo è il nuovo lusso, perché se ci pensi noi stiamo vivendo delle esperienze che le persone in città vanno ricercando attraverso attività costosissime. È vero, questo è il nuovo lusso, mi è piaciuta questa. Sì. Ho dormito meglio di quanto mi aspettassi in questo rifugio. Cosa stai cucinando, Ale? Allora sto creando un po' di braci, così fra poco tu vai a raccogliere l'abete rosso e ci facciamo una tisana. Ma se non so anche qual è l'abete rosso. Lo impariamo insieme, ok? Ok. Ti capita spesso di accamparti nelle foreste? Quando ne ho bisogno, sì, e ci passo anche dei lunghi periodi, a volte una settimana o due. Più che altro quando ho bisogno di staccare. Diciamo che cerco sempre di bilanciare il tempo che passo in città o sociale a quello che passo in natura, perché è un tempo molto prezioso per me, che mi dà tantissimo. E cosa ti dà? Ridimensionare la nostra esistenza e collocarla in uno schema dove siamo solo un piccolo tassello, e probabilmente questo può darci anche più di quello che riceviamo dalle nostre vite confezionate perfette, riducendo ai minimi termini la nostra esistenza e rendendoci conto che in fondo non abbiamo bisogno poi di così tanto per sopravvivere, e quindi riavvicinarsi a un concetto di serenità, di felicità molto più semplice, molto meno ambizioso, sia qualcosa che possa offrirci un orizzonte molto più ampio e che possa anche aiutarci a innescare dei meccanismi, a stimolarci in un senso più creativo nell'esistenza, andare oltre, no? Fare un next step che ci possa rendere abili osservatori e sentire di più. Per quanto lo mescolo? Basta, direi. Adesso aspettiamo un attimo e poi lo proviamo. Non vedo l'ora. Ok, non possiamo filtrarlo, quindi fai attenzione alle foglie. Vedi che ha già preso un colorino verde. Prova a sentire prima il profumo. Wow. Com'è? È rilassante, no? Anche solo l'odore. Buono. È buono. Cin cin. È buonissimo. Sì. È un sapore completamente nuovo per me, però è come se bevessi natura, è come se bevessi la foresta. Esatto, sa proprio di foresta, Sì. vero? Mi sa che è meglio se andiamo. Sì, andiamo a ripararci. Dici che regge? Vai, vai, vai. Allora, dentro non entra così, no? Per ora no, ma se piove tanto entra. Mi sento come un animale nella tana che si protegge dalla pioggia. Io sto sentendo una sensazione fantastica di È fighissimo. sentire il rumore della pioggia ed essere qua dentro completamente riparati da qualcosa di naturale. È fighissimo. E sai che poco a poco, non lo so, sembrerà banale perché siamo qui magari da 2 giorni, però è come se mi sentissi parte della foresta. A casa? Sì, usi dei termini che mi fanno emozionare ogni volta perché veramente vanno dritti al punto. Riconnettersi alla natura, lo sento mio, o sento come se fosse una necessità mia farlo, perché vivere in città sembra normale ma non lo è. Cioè è come se ci fossimo addomesticati a vivere nella città, ma noi apparteniamo qui, alla foresta. Sì, e non so se stai sentendo la stessa cosa che sento io, ma quando ti dico essere parte di o riconnettersi a, io te lo dico perché lo sento davvero, e la cosa che sento che mi fa sentire bene è sentirmi ristorata, perché comprendere, osservare, iniziare a sapere riconoscere
iniziare a sentirsi parte di... in realtà ti fa sentire ristorato, ti fa sentire accolto. Ed è una cosa fantastica, sentirsi accolti in uno schema completamente naturale, preesistente, che non hai costruito tu. È qualcosa di potentissimo, è qualcosa di prezioso. Sì. E che in realtà abbiamo a disposizione, possiamo farlo tutti. Aspettiamo che finisca di piovere. Sì. È un fenomeno che avviene dopo la pioggia generalmente, vedi che il vapore della pioggia scende dall'alto e poi corre sulla superficie dell'acqua, Sì. è fantastico. Sembra un lago incantato. Vale, ma questa che foresta è? Questa è la foresta alpina, detta anche foresta boreale. Ah, Boreale perché si trova nella parte nord dell'emisfero, quindi nella fascia a nord della nostra biosfera. E immaginati un habitat enorme, è uno degli habitat più grandi ecosistemi che possiamo trovare sulla biosfera. Sì. Quindi considera la foresta boreale che si trova in Europa, in Nord America, in Asia. ed è sempre così? No, ha sempre le stesse caratteristiche ecologiche, quindi funziona sempre allo stesso modo, ma con specie che possono essere anche lievemente diverse. Ti faccio vedere una cosa super magica adesso. Di cosa si tratta? Riesci ad alzarmi questo tronco? Ok, ci proviamo. Ok, appoggialo. Faccio qua. Guarda qua. Cosa ti sembra questo? Sembra radici. In realtà non sono radici, vedi che sono dei filamenti Sì. bianchi, Sì. sottilissimi. Queste si chiamano ife. E questo è l'impianto dei funghi. Te lo spiego in maniera molto semplice, naif, senza utilizzare termini troppo botanici. Sono dei filamenti che corrono per migliaia di chilometri sotto il primo strato superficiale della foresta. È una sorta di internet vegetale, viene chiamato proprio così dagli scienziati, e pensa che gli alberi e gli altri organismi della foresta riescono a comunicare fra loro attraverso questo internet intelligentissimo. Si scambiano impulsi chimici e sono in grado di inviarsi, ad esempio, delle sostanze chimiche che possono aiutare una pianta con l'altra se una pianta si ammala e l'altra vuole sostegno. Oppure due foreste sono in grado di comunicare. Una foresta si ammala, avvisa l'altra di questa malattia presente, l'altra foresta non solo è in grado di proteggersi, ma anche reinvia impulsi chimici che sono in grado di aiutare l'altra foresta a guarire. Questo lo devi provare. Cos'è? È una magia della natura. Questo è un formicaio di formica rufa, una specie protetta, quindi attenzione a non rovinare questa bellissima architettura complessissima. Sì. Battici sopra delicatamente, senza appunto distruggere il formicaio, per 3 volte, poi leccati la mano e respira. Vai? Ma sei sicuro? Fidati. 3 volte? Sì. Qui? Sì. E lecco? Sì. Cosa senti? È acida. Sì, Tipo ha un gusto di limone. Limone. Ok, perché la formica ruffa contiene acido formico. Pensa che un tempo, ma anche tuttora, in alcuni paesi del Sud America viene utilizzata proprio come cibo perché ha questo gusto di limone intenso. Okay. L'acido formico può anche avere degli effetti collaterali, diciamo. Ma infatti è normale che mi sento un attimino... Sì, è normalissimo. E è tu un'esperienza carina. Sì. Tu l'hai mai provato? Sì, l'ho provato. Sì? Sì, è piacevole. È bello, però non mi aspettavo quel gusto lì, cioè mi sono leccato la mano e sapeva di limone. Hai visto questo sottobosco? Sì. Siamo in mezzo al ginepro, che è una delle piante edibili più importanti, però ho appena sentito qualche goccia. Fammi vedere il cielo. Ce la fai a passare? Sì, sì. Sta arrivando un temporale pazzesco. È nero. E noi siamo in una foresta boreale ricchissima di rocce ferrose. Questo significa che attiriamo fulmini in modo assurdo e con i fulmini gli alberi cadono. Quindi sarà impossibile dormire stanotte nel nostro rifugio, mi dispiace. Di qua? Vieni. Quanto manca, Vale? Mancano ancora 20-25 minuti.
Sei stanco? Un po', più che altro ho una fame pazzesca. Comunque considera che non riusciremo a mangiare stasera. Niente? Ascolta, io so che adesso hai freddo, hai fame, sei insofferente, non capisci questa situazione, ma devi assolutamente capire che siamo al principio di una tempesta, dobbiamo arrivare alla stalla, ripararci e devi capire che siamo nella natura e sei tu che devi seguire i suoi ritmi, ok? Andiamo. Riesci a vedere tutte queste casette? No, non vedo niente. Siamo in mezzo a tutte stalle abbandonate. Adesso io ne conosco una aperta. Ci andiamo e ci rifugiamo, ok? Ok. Vieni, dammi una mano. Ok. Tieni questa. La Cosa porta faccio? è durissima. Via. Ok. Dammi. Sì. Sono strafelice di essere qua, avevo davvero paura dei fulmini, ma non potevo dirtelo ed ero in una situazione scomodissima. Hai capito quello che cercavo di spiegarti prima, ora che sei un po' più tranquillo? Cioè? Quando abbiamo a che fare con la natura e quando è incazzata come stasera, non hai scelta, devi capire che abbiamo dei limiti e che dobbiamo rispettarli e che quindi è giusto assecondare il fatto di sentirsi in difficoltà o di sentirsi più debole o di avere assolutamente la necessità di andare a rifugiarsi, di andare via, ok? Perché la natura è padrona in questo caso, siamo noi che siamo ospiti all'interno di questo bellissimo ecosistema che ci può offrire davvero tantissimo, ma che ci può anche togliere tanto, ok? Siamo piccolissimi. Oggi mi sono sentito veramente piccolo perché ogni nostro piano è stato spazzato via dai piani della natura. Quindi ho capito che nella gerarchia dei piani la natura regna sovrana. E io spero che questa cosa in un certo senso possa un po' ispirarti, no? Sì. C'ho le calze inzuppate, guarda. Non so se credi ancora che queste scarpe siano state No. un'ottima scelta. Questa volta no. E pensa che me l'aspettavo diverso l'ultimo giorno perché ti volevo fare una domanda, sai, immerso in una foresta col fuoco davanti. E adesso sono però ancora più curioso di sapere cos'è per te la felicità, visto che tutti i nostri piani sono andati in frantumi. Allora ci ho pensato spessissimo a questa cosa e ti posso rispondere molto precisamente, con molta sicurezza. Io sento intimamente nel mio cuore che la natura mi ispira profondamente. Il fatto di poter avere la chance di osservare i cicli naturali, il ciclo dell'esistenza stessa, no? Perché quando sei all'interno di un ecosistema sei continuamente a contatto, ad esempio, con il ciclo della vita e della morte. Avere questa chance per me è un grandissimo privilegio, è qualcosa che mi illumina perché lo sento come il senso della vita stessa. Per me significa come andare a succhiare il midollo della vita e questa cosa mi dà una gioia, anche se rude, anche se disperata, perché in fondo sto parlando di vita e di morte, mi dà una visione cristallina di quella che è la mia esistenza e questa cosa mi rende felice. Questa tranquillità, questa solitudine, questo lato della natura selvaggia sono per il mio intelletto un completamento e insieme anche un appagamento. È questo quello che cerco e ne sono sicura. E per me quindi entrare nella natura diventa un ristoro. È come, ti faccio un esempio stupidissimo, avere al mio fianco un amico fedele, immortale, che c'è sempre, sempre, infinitamente stimolante e che davvero cammina sempre a fianco a me e che mi insegna, mi consiglia, mi dà l'opportunità di osservarlo. È qualcosa di cui sono infinitamente grata e per me questa è la visione cristallina e nitida della felicità. Non credo che nessuno vi abbia mai dato una risposta più selvaggia della tua, però io credo che in questi giorni tu mi abbia fatto un regalo immenso. È come se tu avessi risvegliato in me quella parte che naturalmente dovrebbe essere già sveglia, però sentivo che come se fosse intorpidita e gli hai dato un bello scossone, perché tutte le parole che dici sono trasportate da una passione, da un'energia, da una realtà. Tu la senti su te stessa ed è bellissimo che stai dedicando la tua vita a condividerla con più persone possibili, quindi ti ringrazio per avermi regalato questi giorni, è stato bellissimo.
davvero, anche se poi vedi, siamo in una stalla del 1600, non doveva andare così, però ho imparato anche questo. I miei piani sono piani minuscoli rispetto alla natura nella quale faccio parte io, e quindi sicuramente me ne vado a casa più ricco di prima. E non sarà così male dormire qua, te lo assicuro. Credi? Su questo mi devo fidare di te, perché tanto comoda non è, non sembra almeno, però ci proviamo. Grazie Vale. Grazie a te. Dai. Sono stanco, sono affamato congelato e ho mal di schiena, ma soprattutto non vedo l'ora di farmi una bella doccia. Non è stata una passeggiata. Sinceramente, pensavo sarebbe stato molto più facile giocare a sopravvivere nella foresta, ma inspiegabilmente mi sento turbato al pensiero di ritornare in città. È come se, andando via, stessi lasciando qua nella foresta qualcosa di preziosissimo che ho appena scoperto, che ho appena sfiorato, ma che mi manca già. E credo sia stato sempre dentro di me, latente e inespresso. Ho come la sensazione di essermi ricongiunto a qualcosa di ancestrale, alla natura, alla madre di tutti noi. E questa sensazione è rassicurante. Immergendomi nella foresta in maniera così cruda, inaspettata e sfidante, per chi come me è abituato ad avere un bel letto morbido e la città come teatro di vita, credo di essermi avvicinato di più a me stesso e alla mia necessità di sentirmi parte di questo grande ecosistema che è la nostra biosfera. E finalmente sento che posso vedere il mio ruolo sulla Terra, consapevole di essere parte integrante di tutta questa grande bellezza. Allora, vi è piaciuto? Valeria mi ha dato una delle risposte più belle sulla felicità e sono contentissimo di averla condivisa con tutti voi. Però vorrei che ogni mio video creasse una reazione, innescasse un cambiamento, un'evoluzione in tutti noi. E proprio per questo motivo, insieme a Valeria, ho deciso di organizzare con il patrocinio dell'Ersaf una giornata tutti insieme nella Val di Mello. Questa giornata speciale sarà il 30 ottobre e ci sarò anch'io insieme a 50 di voi per imparare tutti insieme cosa vuol dire riconoscere le piante selvatiche e respirare la foresta. E per decidere chi verrà con me selezionerò i 50 commenti più belli sotto l'ultimo reel Instagram di Progetto Happiness, quindi io vi lascio il link in descrizione così potete cliccare. Andate sulla pagina Instagram del progetto, se non la seguite seguitela e lasciate il commento più bello rispondendo alla domanda che troverete nel reel. Ci vediamo il 30 ottobre nella riserva naturale della Val di Mello insieme. Ciao ragazzi!